Fred Radio, sono Chiara Nicoletti dall'82esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono felice di dare il benvenuto e il bentornato a Pietro Marcello, Valeria Bruni Tedeschi per Duse in concorso. Grazie di essere qui. A voi. Grazie a tutti. Allora, hai scritto nelle note di regia una cosa che non potremmo essere più d'accordo. Non c'era altri che Valeria per interpretare questo percorso. Sì, perché Valeria è stata scelta, non c'è stato casting per questo film riguardo a Valeria. E fin dal soggetto il film è nato insieme a Valeria, perché io ho pensato subito a Valeria, perché come in tutti i miei film io cerco sempre personaggi di rivolta, anche perché l'unica speranza è la disobbedienza civile e saper dire no in questa nostra società di merda, perdonatemi. Concordo. Ho pensato a Valeria e così abbiamo realizzato questo film pensando a lei insieme a Letizia Russo e Guido Silei, fin dalla sceneggiatura, fin dal soggetto. Volevo raccontare un'epoca in dissoluzione, un po' quello che sta avvenendo per noi in questo momento storico, come specchio riflesso del nostro tempo, e noi abbiamo girato questo film in stato di grazia, perché l'abbiamo potuto girare a Venezia. Per me è stato un privilegio girare a Venezia e siamo ritornati qui per consegnarlo alla Laguna. Una donna, un artista per certi versi irraggiungibile, non ci sono registrazioni, non si sa che voce aveva, ecco, quindi anche è stato per te, per voi, un modo per cercare di comprenderla, non so, catturarla, cercare di, ecco, avvicinarsi. Sì, io ho letto una biografia molto interessante di William Weaver, molto precisa, con tanti dettagli che mi hanno veramente appassionata, tanti ricordi. Poi ho letto delle lettere sia a Boito e ad Annunzio che soprattutto le lettere a sua figlia Enrichetta. Queste lettere scriveva benissimo ed sono state veramente un tesoro per me, per entrare nel suo immaginario, avere delle sue confidenze, come se fosse una sconosciuta che piano piano conoscevo così, in un viaggio, e piano piano mi diventava familiare. Questa biografia è stata veramente molto, molto appassionante da leggere, perché sono i dettagli sono importanti per un attore. Come avete raccontato e scoperto, diciamo, un po' questa contraddizione che sembra vedersi in lei una persona continuamente in movimento, in anticipo a livello sociale, però poi magari più bloccata dentro incastonata dentro, ecco, il mondo invece del teatro e dell'arte, un po' un binomio. Vabbè, era il genio creatore, genio creatrice, per dirla, la Duse. Lei ha trasformato il teatro moderno, perché era l'Ottocento, no? E lei era completamente diversa dagli altri, che poi ha fatto scuola a tutte le teorie del teatro che hanno seguito la Duse, la Stanislavski, Strasberg e tutti gli altri. È stato questo anche un modo per, appunto, forse lo dicevi prima, di analizzare un momento di passaggio anche nella storia d'Italia, cioè la storia di Eleonora in un passaggio suo anche verso un'altra parte di vita che corrisponde a un cambiamento grande. Diciamo il contrappunto del film è il Milite Ignoto. Sono stato sempre affascinato dal Milite Ignoto perché dopo la Grande Guerra le madri, gli orfani avevano bisogno di piangere i loro figli e non sapevano dove piangere questi figli che erano morti sulle montagne, Carso, Isonzo e tutto il resto appresso. E fu creata questa associazione, che era l'associazione del Milite Ignoto, che era una risposta contro gli alti comandi che avevano creato questa tragedia, questo laboratorio di tragedia. Però poi il fascismo se ne è impossessato per creare un eroe nazionale, fare le guerre, le colonie, l'Africa e tutto il resto appresso. E lo stesso hanno fatto di grandi personaggi come la Duse, ma lo stesso avveniva in Russia con Shostakovich, nella relazione tra arte e potere. Il potere è stato sempre affascinato, ha sempre cercato di portare gli artisti verso qualcosa che non era. È stata anche questa una possibilità per te di raccontare che significa essere attore, fare l'attore, perché ci sono stati momenti veramente belli proprio di insegnamento, dove lo senti, il sudore, il sacrificio, la difficoltà.
Sì, per me questo film è stato veramente una possibilità di raccontare, che mi ha dato Pietro, di raccontare anche proprio il mio amore per questo mestiere di quando ero giovane, come io ho scoperto questo mestiere con Chéreau, nella scuola di Chéreau, ma anche dopo con il mio incontro col metodo di Strasberg, con queste due coach, Susan Batson, di cui avevo parlato nel film Forever Young, ma anche Geraldine Barron, che è questa coach che è morta, che mi parlò molto, molto, molto della Duse, con cui feci dei laboratori ad Asolo, e perciò quando Pietro mi ha proposto il film, io gli ho subito mandato delle fotografie che Geraldine mi aveva offerto della Duse e dell'Anna Magnani, con in mano una foto della Duse. Perciò tutto questo per me andava alla sorgente del mio lavoro e della mia passione per questo lavoro. Quindi grazie Pietro Marcello, Grazie. grazie Valeria Grazie. Tedeschi per Duse, in concorso all'82esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider. Grazie, grazie.